Buongiorno, oggi mi voglio occupare di un tema di attualità, però come al solito me ne voglio occupare dal punto di vista biblico, anche perché questo tema è un tema estremamente delicato ma molto importante ed è importante per me arrivare a porre una domanda, una questione che non è assolutamente secondaria, anzi. Il tema di attualità è il disegno di legge ZAN, disegno di legge che è in discussione in Parlamento proprio in questi giorni, mentre sto registrando, e che riguarda il contrasto ai comportamenti, nei confronti dei comportamenti omofobici. Questo disegno di legge ZAN rappresenta una estensione intanto dell'articolo 604 bis del codice penale, che riguarda la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E poi è anche una estensione della legge conosciuta come legge Mancino, che punisce con il carcere, leggo così almeno, visto che si tratta di leggi bisogna essere precisi, l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità. Bene, il disegno di legge ZAN integra questa normativa estendendola, quindi estendendo il reato di discriminazione anche ai reati di violenza basati sul sesso, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Non riguarda la libera espressione delle proprie idee, ma riguarda tutti quei comportamenti che possono incitare alla discriminazione o alla violenza nei confronti appunto di questo tipo di situazione. Non me ne occupo e non intendo occuparmene dal punto di vista politico, dal punto di vista partitico, dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista antropologico. Assolutamente no, questo riguarda il pensiero e le coscienze di ciascuno di noi. Me ne voglio occupare però dal punto di vista biblico, perché del tema si occupa anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, che all'articolo 2358 recita: un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. E, dice il Catechismo, a loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. E poi, in sostanza, nell'articolo 2359, dice che loro possono realizzare il disegno di Dio e quindi possono e devono gradatamente e risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana, ma attraverso un comportamento preciso, astenersi dai rapporti sessuali. Questo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ora, visto che questa legge, questo disegno di legge, ma che diventerà legge, non so dirvi esattamente in quanto tempo, ma sicuramente lo diventerà, ovviamente prevede tutta una serie di sanzioni nei confronti di chi appunto incita alla discriminazione o peggio ancora alla violenza, insomma contrasta l'omofobia, ecco, diciamo così per essere molto semplici. Quindi è chiaro che nel momento in cui questa legge entra in vigore, nessuno giustamente dovrà porre in essere dei comportamenti che incitino alla discriminazione o alla violenza, perché in quel caso verranno sanzionati. Il che significa, giustamente, che nessuno potrà né farlo verbalmente, né per esempio scrivere articoli che possano incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza, meno che mai potrà scrivere libri che possano incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza. Perché giustamente saranno da quel momento in avanti, così come già adesso lo sono per quanto riguarda le discriminazioni su base etnica, su base religiosa, saranno puniti appunto per discriminazioni invece sulla base dell'orientamento sessuale. Ora, la mia domanda è questa: se non è possibile, se non sarà possibile incitare
giustamente dico, incitare alla discriminazione o alla violenza, e quindi non sarà possibile né farlo verbalmente né per iscritto. Che cosa possiamo dire dell'Antico Testamento? Mi riferisco in particolare all'Antico Testamento perché per quanto riguarda la posizione nei confronti della omosessualità, il Nuovo Testamento presenta tutta una serie di problematiche per le quali sarebbe necessario fare molti video, perché ci sono veramente da secoli discussioni anche sul significato di certi termini greci usati per esempio da Paolo nelle sue lettere, oppure nella lettera di Pietro, oppure ci sono dei riferimenti nel Vangelo di Matteo, eccetera, e quindi non voglio entrare nel merito perché la discussione sarebbe troppo lunga e forse non porterebbe ad una conclusione. Invece ci sono dei passi dell'Antico Testamento che non sono equivocabili, quindi su questo non ci può essere discussione. Cioè l'Antico Testamento pratica la discriminazione sia sulla base etnica, sia sulla base religiosa, sia sulla base degli orientamenti sessuali. E in questo l'Antico Testamento è chiarissimo. Chiarissimo. Per esempio, nel libro del Levitico, al capitolo 18, c'è scritto: con un uomo non avrai rapporti come si hanno con una donna. È un abominio. E poi ancora al capitolo 20 dice: se uno ha avuto rapporti con un uomo come si hanno con una donna, hanno commesso tutti e due un abominio, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricada su di essi. Cioè la Bibbia, l'Antico Testamento, non incita soltanto alla discriminazione, ma ordina l'assassinio di queste persone. E lo ordina chiaramente, qui non ci sono equivoci. Così come, lo sappiamo bene, la Bibbia ha praticato da sempre la discriminazione su base religiosa e su base etnica. Pensiamo per esempio alla impossibilità per quanto riguarda gli israeliti, di sposare donne provenienti da clan tribali esterni. Oppure pensiamo alla discriminazione su base religiosa, quando si dice, per esempio nel capitolo 13 del Deuteronomio: se tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o tuo figlio o tua figlia, o la moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come te stesso ti incita in segreto dicendo: andiamo a servire altri dei che non hai conosciuto né tu né i tuoi padri, divinità dei popoli che vi circondano, vicini o lontani, da un capo all'altro della terra, tu non acconsentire, non dargli ascolto, il tuo occhio non abbia misericordia di lui, non lo risparmiare, non coprire la sua colpa. Tu dovrai ucciderlo. La tua mano sarà la prima contro di lui per metterlo a morte. Ora, la risposta facile, troppo facile, semplicistica che si dà a questo tipo di lettura è che la Bibbia in fondo riporta delle norme che vigevano allora, cioè riguarda usi e costumi vigenti allora. Beh, è troppo semplicistica questa risposta, perché sappiamo bene che le cose non stanno così. La Bibbia l'Antico Testamento è estremamente attuale. È estremamente attuale. Ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, per esempio, sappiamo che condiziona, almeno entro certi aspetti, per esempio per quanto riguarda la bioetica, anche la legislazione di stati laici come l'Italia, la Francia, non parliamo poi degli Stati Uniti. L'Antico Testamento ci ha lasciato in eredità i famosi 10 comandamenti, che sia pure interpretati malamente, vengono utilizzati come base per il sistema etico. Quindi, da un punto di vista di tutta una serie di norme, l'Antico Testamento è estremamente attuale. Pensiamo ad esempio al sistema finanziario che governa l'intero mondo e che tiene sotto scacco non solo i cittadini, ma tutti i governi, che siano essi dittature o, diciamo, la più compiuta delle democrazie, facendo finta che esistano democrazie vere,
quando si dice: quando il Signore tuo Dio ti avrà benedetto come ti ha promesso, tu farai prestito a molte nazioni, ma tu non chiederai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, ma su di te esse non domineranno. In altra parte della Bibbia c'è scritto che in effetti chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito invece è schiavo. Ora, qui siamo di fronte ad un testo che non è semplicemente il ricordo di eventi storici, di norme che si applicavano in un certo periodo. Di questo testo ci viene detto che è stato ispirato da Dio, che è stato dettato da Dio e che deve avere una valenza universale. Allora io mi chiedo, se oggi una persona giustamente non può scrivere, ma neanche pronunciare, parole che possano essere interpretate come istigazione alla violenza nei confronti di certi atteggiamenti, quindi su base etnica, su base religiosa o sulla base degli orientamenti sessuali. È possibile continuare a pubblicare un testo come l'Antico Testamento se si vuole dire che abbia valenza universale, però sapendo che contiene all'interno delle norme di questo tipo? Oppure lo si può pubblicare praticando la censura, cioè mettendo delle striscette nere su certi versetti, striscette nere che sappiamo bene nel corso dei secoli cambierebbero di posizione, perché pensiamo a quante decine di milioni di morti sono stati fatti in nome di quello che c'è scritto dentro l'Antico Testamento. Pensiamo che ad esempio Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo di Chiaravalle, quindi santuomo, che ha scritto la regola dei Templari, ha ideato e predicato la cosiddetta teoria del malicidio. Cioè lui diceva che uccidere un infedele di fatto era fare un piacere a Dio. Diceva che uccidere un infedele, che chi uccideva un pagano in guerra stava lavorando per Cristo. Quindi vedete che le eventuali censure cambierebbero. Pensiamo ad un altro fatto. C'è una nazione intera che è stata costruita sulla base di una promessa contenuta in questo libro. Cioè la nazione di Israele deriva dalla promessa che quel presunto Dio avrebbe fatto alla famiglia di Giacobbe e ai suoi discendenti di avere un territorio. E di avere un territorio quindi accampando dei diritti che vanno a contrastare ovviamente con quelli che sono i diritti di quelli che già ci abitano, eppure questo è estremamente attuale. Allora non si può dire che la Bibbia contiene delle norme che valevano 4.000 anni fa, perché ci sono tutta una serie di norme che la situazione attuale, la situazione reale, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista politico, dimostrano essere estremamente attuali. E allora cosa si fa? Si pubblica questo libro che incita alla violenza e incita alla discriminazione, però poi dicendo questo sì, questo no, questo sì, questo no, e chi lo sceglie? E chi lo sceglie lo fa in base a che cosa? In base alle sue convinzioni del momento, in base alle sue valutazioni del momento, in base ai valori che in quel momento vigono all'interno di una nazione o all'interno di una società. Quindi questa non è una domanda banale. Cioè se non si può scrivere qualcosa che porti che porti alla discriminazione o peggio ancora alla violenza, qui la violenza non solo viene istigata ma viene ordinata. Qui si ordina di uccidere, sia su base della discriminazione religiosa, sia sulla base della discriminazione relativa agli orientamenti sessuali. Quindi non è così semplice questa questione. Non può essere derubricata semplicemente dicendo la Bibbia riguarda cose di 4.000 anni fa, che è vero. E la Bibbia andrebbe presa così, ma andrebbe presa così a 360 gradi. Non soltanto per le cose che adesso non piacciono più. Quindi andrebbe presa così sia per le promesse che Dio avrebbe fatto in un popolo, sia per quanto riguarda i 10 comandamenti e per tutta un'altra serie di norme che vengono considerate attuali, che vengono recepite dagli ordinamenti e che vengono addirittura considerate base per una legislazione. Pensiamo a quelle sulla bioetica. Allora qui bisogna mettersi d'accordo e quindi bisogna che chi ha il potere di decidere decida in modo coerente. Quindi la Bibbia
A norma di questa legge, già di quelle vigenti sulla base delle discriminazioni razziali o religiose, sia sulla base adesso degli orientamenti sessuali, la Bibbia può ancora essere pubblicata oppure no? Mi riferisco in particolare all'Antico Testamento. Ciao e grazie.